Cantiere del Pardo ha conquistato le attenzioni degli armatori di tutto il mondo con i suoi modelli walk-around, che hanno avuto un successo superiore a ogni ottimistica previsione. Pensate, 500 imbarcazioni costruite in poco più di 4 anni. Adesso è arrivato il momento di sondare le reazioni del mercato di fronte al primo esemplare di una nuova serie, il Pardo GT52. Questa imbarcazione è un crossover tra l'open e il cabinato, per godere di ampi spazi esterni e al tempo stesso ripararsi all'interno di una tuga climatizzata. È un ambiente chiuso, ma anche aperto, finestrature laterali scorrevoli, porta e finestra di poppa completamente apribili e tetto open. Il profilo è molto bello ed è chiaro il family feeling con gli altri modelli Pardo. Evoca sportività con il lungo ponte di prua. Lo slancio in avanti della tuga ricorda il carattere severo delle barche che non temono il mare. Le linee sui fianchi, scolpite o verniciate, riportano un'immagine di pura eleganza. Il progetto è frutto del lavoro del Cantiere del Pardo, dello studio Nauta Design per l'architettura generale e di Zuccheri Yacht Design per l'opera viva. I passavanti laterali salgono dal pozzetto verso prua, sino ad arrivare allo stesso livello del ponte, dove danno inizio a un'ampia zona flush deck. Il prendisole è per 3 persone e occupa solo una porzione del ponte. In effetti ci si può stendere ovunque. Per sentirsi più sicuri si possono aggiungere candelieri e draglie, come quelle delle imbarcazioni a vela, esteticamente poco percepibili ma sicuramente utili. Un altro vantaggio di questo tipo di ponte lo scopriremo tra poco, quando scenderemo nella cabina armatoriale. Nel pozzetto un grande prendisole con schienali regolabili in più posizioni. I divani rivolti verso poppa sono un piacevole luogo di osservazione e relax. Con un meccanismo elettrico si solleva il tavolo per 8 persone. Comodi i frigoriferi a cassetto in questa zona. La plancia di poppa è abbastanza grande per la moto d'acqua o il tender, che si possono alare e varare facilmente. Abbassando la piattaforma si scopre la scaletta bagno. Negli interni del GT52 sul ponte principale è possibile scegliere tra la configurazione con il divano a sinistra e la cucina a dritta, oppure un salone con divani su entrambi i fianchi. In questo caso la cucina sarà sotto coperta. Centro scafo una lounge con divano e TV. Al suo posto potremmo trovare la cucina oppure una cabina con 2 letti a castello. Impressiona il volume della armatoriale, è larga e alta, 2 qualità che hanno permesso di collocare il matrimoniale a murata. Ci sono un divanetto, un armadio, i comodini e il bagno con box doccia. L'ambiente è raffinato, come ci si aspetta da una barca di Cantiere del Pardo. Per gli ospiti un'altra cabina con 2 letti gemelli. Dal salone si accede alla cabina per il marinaio. Pardo GT52 può essere motorizzato con 3 differenti versioni dell'IPS di Volvo Penta, i modelli 650, 700 o 800. In tutti i casi viene impiegato il motore D8, un diesel da 7,7 litri, 6 cilindri, compressore volumetrico e turbo. È diversa la tiratura di potenza, 509, 550 o 600 cavalli. Come in questo caso, quindi in totale abbiamo 1200 cavalli.
Utilizziamo il Trim Assist, cioè facciamo lavorare gli interceptor che aiutano a correggere l'assetto dell'imbarcazione. Siamo in planata, la velocità è di 12 nodi. Abbiamo un'onda ripida, un po' fastidiosa di solito per qualsiasi imbarcazione, non è molto alta, inferiore al mezzo metro di altezza, ma puntando la prua contro il vento e contro il mare non si beccheggia. Questa imbarcazione ha un ampio range di velocità di crociera. Fate caso, siamo a 18 nodi e il consumo è di 6,6 litri per miglio. Adesso aumentiamo il regime dei motori. 20 nodi di crociera, 6,5 litri per miglio. Al variare della velocità sembra che i consumi rimangano identici. Beh, non i consumi orari, quelli relativi alla percorrenza. Ora siamo a 25 nodi, consumo 6,7 litri per miglio. Spingiamoci al massimo regime di crociera di questi motori. Carico sui motori 85%, 28 nodi e siamo a 7 litri per miglio. Insomma, potete scegliere l'andatura di crociera che volete, l'autonomia più o meno resta costante. La virata è pronta e il raggio, l'evoluzione, è di una barca sportiva, di una barca molto facile da pilotare. Ne ha accostata do gas e lo prende, accelera. Così come accelera molto rapidamente quando passo dai 20 nodi alla massima velocità. Giù la manetta! L'assetto non cambia mai, né con mare in prua né con onde in poppa. È controllato molto bene dagli interceptor del sistema Trim Assist. A velocità ancora più elevate la barca passa sulle onde meglio, è più bilanciata, è più stesa sull'acqua. Non sente l'influenza del moto ondoso e siamo oltre i 32 nodi. Pardo GT52 è una barca più abitabile della sua sorella Pardo 50, ma non ha perso quelle caratteristiche di sportività che ci piacciono.